Salve a tutti e benvenuti alla 15ª tappa di questo nostro veloce viaggio nella storia del cinema americano alla ricerca del segreto del suo successo. Oggi concluderemo il capitolo dedicato agli anni 40, un decennio che si conclude con l'avvento della televisione, un evento così traumatico che determinerà il tramonto dello studio system classico e costringerà Hollywood a ripensarsi completamente. Buon viaggio! L'Oscar del 1948 per il miglior film viene assegnato a Amleto, diretto e interpretato dal popolare attore inglese Laurence Olivier. Si tratta della trasposizione cinematografica della celeberrima tragedia di William Shakespeare, portata sullo schermo mantenendo praticamente inalterato l'impianto teatrale. Questo film è di produzione inglese, non americana, anche se ormai fa ben poca differenza perché il cinema britannico è da tempo totalmente colonizzato da Hollywood. Diciamo che la mano europea si vede soprattutto nel maggior rispetto del testo. Dopotutto Laurence Olivier è un famosissimo attore shakespeariano e se fosse stato girato a Hollywood probabilmente i produttori si sarebbero presi qualche libertà in più. Comunque, questo film potrà aver vinto anche 4 Oscar, compreso quello per il miglior film, ma il pubblico non sembra essersene accorto più di tanto perché non lo troviamo neppure fra i primi 50 film dell'anno. Al campione di incassi del 1948 è La fossa dei serpenti, diretto da Anatole Litvak e interpretato da Olivia de Havilland, che racconta il percorso terapeutico di una donna ricoverata in una clinica psichiatrica e curata con il metodo psicoanalitico freudiano. Questo film riflette la moda della psicanalisi che aveva invaso l'America fin dagli anni 30. I produttori erano soprattutto affascinati da questa tematica che conteneva numerosi spunti narrativi. In particolare David Selznick, e fu per questo motivo che finanziò il primo film fatto da Hitchcock in America, cioè Rebecca la prima moglie, ma soprattutto il film successivo, sempre centrato su queste tematiche, sempre di Hitchcock, Io ti salverò. Ma oltre a questi se ne possono citare anche tanti altri, per esempio un paio di film di Robert Siodmak, Lo specchio scuro o ancora La scala a chiocciola. Addirittura dei western come Notte senza fine di Raoul Walsh e tanti altri. Ma adesso proseguiamo. Subito dopo La fossa dei serpenti, nei favori del pubblico del 1948 c'è un western, Il fiume rosso di Howard Hawks, interpretato da John Wayne e Montgomery Clift. Il film racconta del rapporto difficile fra un allevatore e il suo figlioccio durante il trasporto della loro mandria al mercato di Abilene. Gli anni 40 segnano un grande rilancio del cinema western, anzi si potrebbe dire che forse questo è il suo periodo più fecondo. La ragione risiede probabilmente anche nel cambiamento nella politica estera degli Stati Uniti, che a partire dal secondo dopoguerra abbandonano l'idea isolazionista e cominciano a concepirsi come una potenza globale, investita di un compito anche morale di conquistare il mondo alla libertà e alla democrazia. L'America si sente un po' il leader del mondo libero. E insomma questi valori, libertà e democrazia, vengono concepiti un po' come una nuova frontiera. E questo si riflette anche sul genere cinematografico più tipico dell'America, che è il western appunto. In questo periodo ci sono dei bellissimi film western come L'uomo del West di William Wyler o ancora Sfida infernale di John Ford o ancora I Cavalieri del Nord-Ovest, sempre di John Ford, ma anche film come Duello al Sole di King Vidor e ancora Il Tesoro della Sierra Madre di John Huston e tanti altri.
Insomma, il fascino del cinema americano e la sua conquista del mercato mondiale, oltre che una giustificazione economica, sicuramente anche una giustificazione estetica ce l'ha. L'Oscar al miglior film del 1949 viene assegnato a Tutti gli uomini del re di Robert Rossen. Il film è ispirato a un fatto vero e racconta la storia di un uomo onesto che decide di scendere in politica, ma che perde progressivamente la sua onestà ed integrità morale, con conseguenze devastanti soprattutto nella vita privata. Alla fine la sequenza di bugie, inganni e tradimenti gli costeranno la vita. Questo film è una produzione indipendente, anche se distribuita dalla Columbia, e questo forse spiega un po' anche lo scarso successo di pubblico che ha avuto. Comunque è un film coraggioso che riflette sul tema della natura, del potere e della sua caratteristica di corrompere chiunque ne viene a contatto, qualunque sia lo scopo per cui viene usato. Ma il campione al box office del 1949 è il Colossal di Cecil B. DeMille, Sansone Dalila, che narra in forma molto libera la nota storia biblica. DeMille è diventato famoso per questo genere di opere, ne farà anche di più grandi, e sono la sua specialità. Film grandiosi, preferibilmente di argomento biblico, che coniugano sempre il messaggio morale che in DeMille non è mai assente, quasi si sentisse investito di una missione, con lo splendore delle scenografie, dei costumi, i grandi movimenti di massa con migliaia di comparse, con buona pace della verità storica. Non a caso questo film vince ben 2 Oscar, uno per le scenografie e uno per i costumi. Ma ora è venuto il momento di parlare della televisione, il fenomeno che assesterà un colpo mortale allo studio system e costringerà Hollywood a una serie tale di trasformazioni che la cambieranno radicalmente e la renderanno praticamente irriconoscibile rispetto a com'era solo qualche anno prima. In un primo tempo il cinema tenta di contrastare in tutti i modi l'avvento della TV. Film come Sansone Dalila, con la loro spettacolarità, sono fatti apposta per convincere la gente a uscire di casa per andare al cinema e godersi uno spettacolo che la televisione non potrà mai dare, ma ormai la tendenza è irreversibile. I primi esperimenti sulla televisione risalgono già alla fine degli anni '20, ma lo sviluppo della nuova tecnologia fa passi da gigante e così la sua diffusione, che nel 49 è di oltre 1 milione di apparecchi, 6 anni dopo, nel 55, sarà già di 47 milioni e dopo altri 5 anni, nel 60, saturerà il mercato. Praticamente ogni famiglia americana avrà la sua televisione. Con la televisione il cinema perde il suo segmento di pubblico più grande, quello generico, che va al cinema a guardare qualunque cosa pur di passare 2 ore senza pensieri. Ecco, d'ora in poi questo pubblico resterà a casa a guardare la televisione. L'unico pubblico che ancora resiste è quello dei giovani, dei ragazzini che vedono nel cinema un'occasione di ritrovo sociale e più tardi quello dei giovani universitari acculturati. Per soddisfare questo genere di pubblico, l'offerta cinematografica dovrà per forza cambiare i suoi contenuti e più avanti vedremo come questa offerta cambierà. Tutti i fenomeni descritti in precedenza, dal cambiamento delle abitudini di consumo dei telespettatori all'avvento della televisione, decretano il declino dello studio system. Il crollo degli incassi non permetterà più di mantenere strutture produttive che non possono lavorare a pieno regime e così gli enormi studios uno dopo l'altro vengono o venduti o affittati alla nascente televisione. Le produzioni in quanto tali vengono delegate a società esterne indipendenti. Indipendenti poi si fa per dire perché i soldi per sostenere quei budget glieli prestano le stesse major e quindi vengono sempre dalle stesse tasche. Le major comunque si ritagliano il ruolo di semplici distributori.
che poi anche qui semplici per modo di dire, perché in realtà lo snodo principale del business sta proprio nella distribuzione, è da lì che vengono i veri soldi. Vedremo meglio tutto questo più avanti. Anche l'altro pilastro dello studio system, lo star system, viene smantellato. Vengono abolite le cosiddette scuderie e i contratti a tempo vengono sostituiti da contratti film per film. In questo modo il cast di un film dovrà essere composto di volta in volta, attingendo a tutte le professionalità disponibili liberamente sul mercato. E così gli artisti diventano dei liberi professionisti e si affrancano finalmente dalla schiavitù dorata in cui erano stati fino ad allora. Qualcuno di loro fonda una propria casa di produzione, come per esempio Humphrey Bogart, che fonda la Santana Pictures, ma la maggior parte per trovare lavoro si rivolge alle agenzie di talenti, che in questi anni diventano estremamente grandi e potenti. E poiché tra i loro clienti ci sono ormai tutte le figure professionali che servono per fare un film, sviluppano l'idea di creare dei pacchetti completi di artisti, composti per esempio da uno sceneggiatore, un regista e 2 star, il cui cachet complessivo è determinato sulla base di una borsa valori informali che circola nell'ambiente e la cui quotazione dipende dalla capacità degli artisti di produrre incassi al botteghino. Così un produttore che compra un certo pacchetto sa di poter contare quasi certamente su un certo incasso. Quasi dico perché il pubblico poi è sempre imprevedibile. Una di queste agenzie, la MCA, diventerà talmente potente e talmente grande da arrivare addirittura a comprarsi la Universal. Il suo capo, Lew Wasserman, diventerà dietro le quinte uno degli uomini più potenti di Hollywood, almeno fino a tutti gli anni '80, e lo incontreremo ancora più avanti. E per il momento ci fermiamo qui. Nel prossimo video affronteremo il capitolo degli anni 50 e vedremo le profonde trasformazioni che inizierà a subire l'industria cinematografica e come queste trasformazioni influiranno anche sui contenuti delle storie raccontate. Grazie per avermi seguito fino a qui, se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto e iscrivetevi al mio canale e se avete osservazioni, commenti, suggerimenti scriveteli, vi risponderò molto volentieri. Alla prossima puntata.